Ciao a tutti e benvenuti su Minty Taro. In questo tutorial vorrei spiegare i momenti chiave della lettura. Perché è importante? Beh, perché per leggere i tarocchi è importante sapersi connettere con la propria intuizione e questo dal primo momento, dal momento in cui si decide di leggere il mazzo di tarocchi. Quindi vorrei appunto spiegare i vari momenti in cui soprattutto è importante mantenere il focus e l'attenzione, quindi evitare distrazioni, evitare voli di immaginazione, appunto perché se non si pone attenzione durante la lettura è difficile potersi poi connettere con la propria intuizione e quindi poter leggere bene le carte. Dunque, per quanto riguarda il primo momento chiave, è proprio nel momento in cui si decide di leggere le carte. In questo esatto momento bisogna iniziare a creare uno spazio sacro. Cos'è lo spazio sacro? Ho creato un video specifico di cui metto il link, che appunto parla in dettaglio di cosa è lo spazio sacro, però fondamentalmente è un luogo mentale soprattutto, ma anche fisico ed emotivo, in cui voi che volete leggere le carte vi calate, appunto, si può anche immaginare come una zona mentale di focalizzazione e di rilassamento. Appunto nel video di cui ho parlato spiego anche come poter entrare in questo stato, diciamo, mentale. Il secondo momento chiave è quando formulate la domanda. Questa deve essere formulata in modo chiaro, che non lasci dubbi, che sia quella la domanda a cui volete rispondere con le carte. Non cambiatela in corsa, diciamo appunto. Se voi volete sapere come andrà la carriera nei prossimi 3 mesi, formulatela. Se volete un aiuto può essere scriverla proprio, in modo che inizialmente appunto possiate mantenere l'attenzione su quella particolare domanda. Se poi più tardi vi viene fuori un'altra o ve ne vengono fuori due, eccetera, beh, ogni lettura sarà dedicata a quella particolare domanda. Anche qui ho fatto un video specifico su come meglio porre domande ai tarocchi in modo da evitare qualsiasi dubbio durante la lettura, e vi pongo il link anche di questo. Però appunto già la formulazione della domanda è un fattore molto importante perché la lettura dei tarocchi abbia successo, mettiamola così. Terzo momento chiave, subito dopo la formulazione della domanda, è creare le proprie regole di lettura, ovvero i tarocchi, come qualsiasi altro mazzo di carte, risponde a delle regole che ponete voi, che possono essere quelle che prendete da alcuni manuali, che possono essere altre che create da soli quando siete un po' più a vostro agio con il mazzo di tarocchi, non importa, però appunto vanno decise prima di iniziare la lettura, prima ancora di mischiare le carte. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire per esempio una regola, le regole di interpretazione, le carte, se volete leggerle al dritto o anche al rovescio. Altre regole riguardano proprio come volete scegliere le carte e come volete disporle, ovvero se avete una particolare stesa in testa, decidetela prima, quindi
che so, se avete una stesa di 3 carte, la prima riguarda il passato, ricordatevi che la prima carta riguarda il passato, la seconda riguarda il presente, la terza riguarda il futuro, oppure se volete che la prima carta indichi i pro di una situazione, la seconda per esempio i fattori contrari della situazione, la terza il risultato, le conseguenze di questa situazione. Questi sono solo esempi, però insomma va deciso antemano, quindi prima ancora di mischiare le carte, che posizioni dare a ciascuna carta che estraete e che significato volete dare a queste posizioni e appunto delle regole di interpretazione, ovvero se le volete leggere solo al diritto, anche a rovescio, oppure altri tipi di regole. Poi potete, una volta deciso queste regole, iniziare a mischiare le carte. Durante l'atto di mischiare le carte, focalizzatevi sulla domanda, potete anche ripeterla ad alta voce o mentalmente nella vostra testa. E questo è un momento dove effettivamente dovete proprio concentrarvi e evitare distrazioni. Per questo è importante creare lo spazio sacro, appunto perché vi permette di evitare distrazioni, perché questo è un momento, quello di mischiare le carte, dove appunto in realtà viene proprio deciso la posizione delle carte all'interno del mazzo. Si crea quella specie di caos cosmico in cui appunto le carte trovano la loro disposizione in base alla risposta che vogliono darvi. Quindi è fondamentale che siate concentrati in questo momento, quindi non parlate con altri, soprattutto all'inizio, se non siete molto, se siete proprio all'inizio del vostro approccio con i tarocchi, riusciate appunto a focalizzarvi sulla domanda mentre mischiate le carte. Ho un video anche in questo dove spiego come i vari metodi per mischiare le carte e quello che prediligo io perché non si rovinino. Poi il secondo, ormai siamo al quinto punto a cui prestare attenzione è proprio mentre mischiate le carte il momento di fermarvi. È come un click nella vostra testa, come se sentiate proprio grazie alla vostra intuizione il momento in cui le carte sono ben mischiate e quindi potete fermarvi. Qui proprio sentirete la vostra intuizione parlarvi, vi indicherà il momento in cui fermarvi, in cui sentirete che il mazzo è stato mischiato abbastanza, è pronto per essere letto. In alcuni manuali ci sono dei metodi tradizionali come per dire mischiarlo 7 volte o multipli di 3. Io sinceramente non credo molto in questi sistemi, però se non riuscite a sentire la vostra intuizione potete seguirli. Comunque sicuramente deve essere ben mischiato, quindi secondo me 7 volte non è sufficiente. Una volta che avete sentito questo click nella testa, vi potete fermare, posare il mazzo e anche qui, seguendo la vostra intuizione, alzarlo. Questo è un ulteriore modo per far sì appunto che le carte si dispongano nella posizione più appropriata per rispondere alle vostre domande. Alcuni leggono le carte che derivano dal taglio, che può dare una prima indicazione del tema della domanda, oppure potete lasciar perdere, non è importante. Dopodiché
c'è la scelta delle carte. Anche qui, in base a quello che avete deciso prima di iniziare a mischiare le carte, scegliete le carte e le disponete. Quindi dovete decidere prima di mischiare le carte, appunto, se scegliete le prime che sono sopra all'inizio del mazzo, oppure le scegliete così a ventaglio, oppure le mettete lungo il tavolo e le scegliete con la sinistra, con la destra, o comunque non ha importanza. Sono tutte regole che vanno appunto, come ho detto prima, decise prima di iniziare a mischiare il mazzo. Poi, in base appunto a queste regole, voi scegliete le carte e le disponete in base alle posizioni decise sul tavolo. Una volta disposte potete finalmente rilassarvi. È l'ultimo momento, il momento in cui potete smettere di essere totalmente focalizzati su quello che state facendo. Potete rilassarvi e iniziare a interpretare le carte in base appunto a quelle regole decise prima di iniziare a mischiarle, quindi in base alla posizione, in base al tipo di interpretazione. Bene, spero che questa lista di momenti chiave vi sia di aiuto. Il messaggio finale che vorrei stressare è appunto che l'intuizione non è importante soltanto nel momento della interpretazione, bensì inizia proprio prima, all'inizio. Voi iniziate a come dire, canalizzare i messaggi intuitivi proprio nel momento in cui iniziate a creare lo spazio sacro. Già vi calate in uno spirito intuitivo e l'intuizione già inizia a lavorare, si vede appunto soprattutto nel momento in cui iniziate a mischiare le carte, e a sceglierle, a smazzare il mazzo e poi a sceglierle. Quindi sono momenti chiave importanti da tenere in conto, che a volte appunto a cui a volte non si pone la dovuta attenzione, secondo me. Spero di aver chiarito. Se avete domande sono felice di rispondere, scrivetele nei commenti. E se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi tutorial. E noi ci vediamo presto. Ciao!